Mi chiamo Dario Cappelloni e sono qui a raccontarvi un po' di vini. Racconto sempre che la mia prima sbronza l'ho presa a 3 anni, quindi diciamo che ho una lunga tradizione di legame con il vino. Poi nella mia vita ho potuto trasformare quella che è stata la mia grande passione nel mio lavoro, quindi ho lavorato per 17 anni al Gambero Rosso, poi sono andato via e adesso lavoro da 12 anni con Daniele Cernilli a Dr. Wine e da qualche anno mi accompagno alla banda della Rimessa Roscioli. Insieme realizziamo degustazioni, incontri e dove ci divertiamo a scegliere i vini dei produttori che sostanzialmente sono proprio quelli che piacciono a noi. Ed è una grande opportunità anche per me quella di appunto poter dar seguito alla mia passione, potendo girare con questa banda di ragazzini a trovare tanti produttori in giro nell'Italia da poi poter proporre ai clienti della Rimessa. Dunque questo champagne è un prodotto da Joseph Deloven, stiamo a Vandières in Champagne. Lui ormai è considerato una sorta di enfant prodige della denominazione, giovanissimo, e soprattutto è diventato il produttore che più sta esaltando la qualità del Pinot Meunier. In questo caso nel Fauve il Pinot Meunier è soltanto il 25%, ma comunque la matrice è piuttosto efficace anche in questo caso. Sono vini, è uno champagne dal grandissimo carattere, molto gastronomico, con una grande tensione al palato e soprattutto con una possibilità di abbinamenti estremamente ampia che può variare tranquillamente dai crostacei addirittura alla piccola cacciagione. Siamo nelle montagne di Reims, questo è un piccolissimo produttore che fa poche migliaia di bottiglie con una lavorazione veramente di tipo sartoriale, artigianale, con una grandissima attenzione. Non sono champagne millesimati dichiarati, ma in realtà questo è frutto di una singola annata. Un uvaggio molto classico, 50% Chardonnay e 50% Pinot Noir, un uso del legno estremamente contenuto ed equilibrato, un vino dalla beva piacevolissima, insomma, da sbicchierare in qualsiasi momento, quindi diciamo come abbinamenti c'è una gamma estremamente ampia di abbinamento. Sostanzialmente lo potete abbinare su tutto salvo che sui dolci. Ecco. Un vino molto particolare perché dal punto di vista geografico ci troviamo nel Lazio, ma diciamo è un Lazio che parla molto campano. L'azienda si trova in una piccola isola, si chiama l'isola di Ponza, e i produttori sono di origine napoletana, in particolare poi di Ischia veramente, e il vino è un Biancolella, che è tipico tra l'altro, una uva bianca tipica di Ischia e della costiera amalfitana. È una piccolissima produzione, l'azienda è minuscola, sono solo 2 ettari di vigneto, ma questo vino è uno veramente dei bianchi dell'Italia centrale più interessanti e dal carattere più spiccato. Un vino di grande struttura, molto mediterraneo, erbe aromatiche e soprattutto c'è questa componente isolana, quindi è un vino che sa di iodio, di salsedine, di mare. È un vino chiaramente abbinabile a qualsiasi piatto di cucina di pesce, ma è un bianco molto importante, ecco, di grande struttura, ma allo stesso tempo di grande freschezza e di una beva quasi travolgente. Bene, qui ci troviamo in Campania, nel sud Italia, in particolare nella zona che è chiamata Irpinia, e questo è uno dei vini più tipici dell'Irpinia, che più segnano questo territorio. È il Fiano di Avellino. In particolare questo fiano viene da una delle zone più alte, la Pio, dove si realizzano i fiano più sottili, più fini, ma anche probabilmente quelli da più grande invecchiamento. Questa è una piccolissima azienda che però produce 3 varietà di fiano su 3 cru diversi. Quindi sono 3 vigne lavorate in maniera diversa, quindi veramente un lavoro di tipo sartoriale. Diciamo, come abbinamento io devo dire questo è un vino che con i crostacei funzionano molto molto bene,
ma questo è un pochino più difficile, c'è una famosa zuppa di verdure che si fa nella zona di Avellino, che sarebbe quasi l'ideale, però immagino, insomma, è un po' complicato, suppongo. Questo è un bianco che proviene dalla zona del Roero. Ci troviamo in Piemonte, è la riva sinistra del Tanaro, dalla parte opposta da dove si trovano le Langhe. L'Arneis è il vino bianco più famoso della zona, che da sempre è stato considerato un vino molto semplice, anche ai limiti del banale. Dal 2017 però c'è la possibilità per la denominazione di uscire con dell'Arneis Riserva. Questo ha stimolato molti produttori a fare, come dire, dei bianchi molto più importanti. Questo è stato uno dei primi produttori a lanciarsi su questa nuova strada. L'azienda si chiama Monchiero Carbone, tra l'altro il proprietario è anche presidente del consorzio del Roero, ed è un vino abbastanza, per chi conosce l'Arneis, abbastanza sorprendente, perché è un vino di grandissima struttura, molto molto salato, quindi succoso, di una beva importante. Ecco, non è il contrario forse dell'immagine che abbiamo dell'Arneis. È una nuova via all'Arneis, secondo me molto stimolante, molto interessante, che ci darà grandi sorprese, e secondo me questo è già un esempio di quello che potrà diventare questo vino. Beh, l'abbinamento, questo lo possiamo mettere su un classico piatto della cucina piemontese, il coniglio. Bene, con questo vino ci troviamo in Sardegna, una grande isola nel Mar Tirreno, la terza regione per estensione, e in particolare ci troviamo proprio nel centro della Sardegna, a Mamoiada, in mezzo alle montagne. Sono vigneti che si trovano sempre tra i 600 e gli 800 metri d'altitudine. L'uva è Cannonau, Grenache, come la vogliamo chiamare, e il produttore è uno dei personaggi più singolari della produzione italiana e non solo sarda. Si chiama Pier Graziano Sanna, piccolissimo produttore, minuscolo produttore, ma che fa veramente uno dei vini più straordinari, dei vini rossi più straordinari, non solo della Sardegna. Lavora in maniera estremamente naturale, usando anche pochissimi solfiti. Gli si fa un torto dire che sia artigianale, perché qualcosa di più di artigianale, e diciamo sono in quei meravigliosi casi in cui il vino assomiglia al produttore, che sono veramente delle coincidenze che rendono piacevole avere a che fare con il mondo del vino. Bene, qui ci troviamo di fronte a un vino che è un mito sostanzialmente. Siamo in Toscana, è un Chianti classico Gran Selezione, Castello di Monsanto. L'azienda si trova vicino a San Gimignano, in provincia di Firenze. L'azienda Castello di Monsanto è proverbiale per i suoi Chianti classico da grandissimo invecchiamento. Sono vini che non hanno nessun timore a affrontare i decenni. In particolare il Poggio, che viene prodotto da una singola vigna piantata negli anni 60, è appunto capace di performance di invecchiamento assolutamente straordinarie. È un vino dal carattere inconfondibile. L'annata è un 2014, che in Toscana non è stata una buona annata, ma i produttori in questa versione hanno dimezzato la produzione. Quindi si tratta di un vino che ha la freschezza e allo stesso tempo una grandissima concentrazione. Questo vino, questa bottiglia è un'anteprima assoluta, perché loro escono dopo 2-3 anni, poi metà della produzione viene ritirata dal mercato e esce dopo 10 anni. Quindi questa bottiglia in realtà uscirà nel mercato nel 2024. Quindi questa è veramente un'anteprima per la rimessa Roscioli. Come dire, è un vino unico, c'è poco da discutere. Abbinamento tagliata di manzo e basta. Bene, qui abbiamo una declinazione del Nebbiolo che proviene dalla Lombardia, in particolare nella provincia di Sondrio e Valtellina. Quindi parliamo di Nebbiolo di montagna, quindi parliamo tra i vigneti più scoscesi e più ripidi che possiate trovare in Italia. Quindi sono dei Nebbiolo, anche in questo caso, molto nordici, a Valgella e una Sassella.
Sono due riserve, una 2007 e 2005, tutte e due provenienti da annate piuttosto calde, ma allo stesso tempo proprio questo carattere nordico dei vigneti dà a questi vini una freschezza, un'eleganza e soprattutto una grana tannica di grandissima finezza. Come abbinamento, vabbè, è l'abbinamento più classico che si possa immaginare con il piatto più tipico della Valtellina, che sono i pizzoccheri. La piccola azienda di Fabio Cenni si trova in Toscana, ma non nelle zone più celebri e mainstream della Toscana. Ci troviamo nel comune di Chiusi, però allo stesso tempo è una scelta molto coraggiosa. È un produttore che punta tutto sul Sangiovese, questo è un Sangiovese in purezza, e soprattutto sulla ricerca di vini di grande finezza e dalle grandi capacità di invecchiamento. Non arriva a produrre 20.000 bottiglie in totale, quindi è veramente un'azienda minuscola, ma allo stesso tempo si è ritagliato uno spazio piuttosto importante. Lui con i suoi vini esce sempre dopo diversi anni, proprio perché è convinto che il suo Sangiovese abbia grandi capacità di invecchiamento e questo sicuramente gli va dato atto. Quindi vini di grande finezza, tannini perfetti assolutamente. L'annata 2011 tra l'altro è stata un'annata calda, ma non troppo, e che quindi ha favorito una perfetta maturazione delle uve. Come abbinamento va bene con tutti i piatti di carne tipici della cucina toscana. Okay, welcome to everyone. This is possibly my last video that I'm going to record here in Rimessa Roscioli from next week. Our videos will be recorded in New York. I will be back probably in 6-8 months. I'm kind of excited. The project we are developing is beyond incredible. And I hope we will be able to do at least like 5% of our ideas. It will be already a lot because I don't know if you know it, we are actually starting to ship the wines through sailboats. So it means completely with no emission of gas. It's only like, I think, 3 gallons of gas for the entire trip from Italy, from France actually to New York. For the people that will subscribe to New York Wine Club, they're going to have an incredible amount of privilege. Being part of our club means having free wine courses at the restaurant in New York, possibility to visit vineyards here in Italy, and also we're also developing a project. We're just starting it. I don't know if you know it, that we bought a vineyard with a little house in Etna, and this little house in Etna will be available for everyone that wants to come to visit us. We need to restore it a bit, of course, and the project is to do a kind of a crowdfunding / financing the possibility to save vineyards, not just in Etna, but also in Sardinia and other places. We're talking about vineyards that are maybe 80, 90, 100 years old, and the wine that will be produced entirely for us, for the restaurant, and for the wine club. And so I'm so excited to develop this project. It's going to create a community of winemakers or wine passionate and people that are actually interested to do alternative way to perceive the countryside, to respect the environment, and also to save tradition. These are the two iconic winemakers, and one is coming from Gioia del Colle, one is coming from Manduria. Of course, they fight each other, friendly fight, I have to say, because Manduria is better than Gioia del Colle. No, Gioia del Colle is more traditional than Manduria. The soil is better here. No, the climate is better here. To me, they are so iconic and they're so related with the character, Gianfranco and Nicola, that I would go beyond the concept of where the wine is coming from and more focus on who is making it. Nicola is an incredible character, the way he makes jokes about himself, and I would say that without Nicola we wouldn't have a Primitivo in Gioia del Colle, and I have to say that even without Gianfranco Fino we wouldn't speak about high quality Primitivo. You have to consider that before 20 years ago, Primitivo was a kind of a wine that used to be sold for like maybe $3 per liter, was not even considered a quality wine. It started to become famous in the 90s because somehow they discovered that it was the same generical version of the Zinfandel in US. This is a 2010, is a red label, private red label
They produce only, I think, 500 bottles, so it's really not common to find this wine. Kind of expensive, so try to like it. And I would say that here you're going to find a bit more concentration and slightly more fruit. Here you got more in the third aromas. Two beautiful wines, so two different sides of the same grape variety, but two different lands, two different characters. These wines are so bold, I wouldn't use it as an aperitivo. They have to go with some strong food with a bit of spice, even some salty hard cheese. In that case, I would go for a pecorino, for example, that will balance a bit the sweetness and, you know, the sugar perception of the wine. But yeah, you need to have a strong palate to taste these wines. They can last for long in the cellar too. So we are here in Piedmont in the heart of Barolo. We are in Monforte d'Alba, which is the most iconic village, Serralunga and Monforte. We used to say Monforte d'Alba, you have the wines that are a bit more truffly, earthy soil. We're not so far from the Gran Busia area. We were really surprised to find Simone, which is a winemaker that started in 2013. We opened actually a bottle of 2008. And I remember that we opened a few bottles of wine. There was this one here and another one and another couple. And this one was the most silent, the 2008. That slowly during the dinner it started to open up and we said, okay, we need to go to visit this guy. Fortunately, this guy was a super nice person and he was so open and to our proposal to be part of the wine club and especially to be part of our new distribution business in New York. 2008 is this one here, and it's actually a bit more tight, obscure type of vintage. 2012 is slightly more warm, easy to drink. Here you have more elegance and complexity. This one is actually more easy to drink, but both of them are totally traditional. We're talking about big bottles, of course, not the small bottles and barrique, and the wines are typically truffly, typically this kind of humus, I would say, wet soil type of flavor. And I like the idea how the licorice and the violet and all the typical aromas that come from the Nebbiolo will develop in the glass, sip after sip. This is a beautiful contemplative wine that takes the time to understand. And this have to go with some truffle. I don't know if you can find any white truffle, even black truffle, wherever you live. But make a bit of effort and or maybe come here nearly. We're going to give you some. We spent 2 days in Neonelli in two different times, and I can possibly say the two of the best nights of our life. So we are in the center of Sardinia. We're going to probably buy and a couple of acres of vineyard with a house there, following the project of Etna. So I hope that soon we can host you there and to, you know, have one of the most incredible nights of your life. The wines here are concentrated and elegant at the same time. You immediately smell the Mediterranean in any possible sense. The myrto, the rosemary, all the natural herbs, even the seaside, even if we are far from the sea. It's a wine that should stay in the bottle for another 10 years. This is 2019. I cannot give you an older one because they just started. We're talking about people that, you know, he's a builder, and the other guy is a carpenter, so they don't really make a lot of money with their job, and so they decided to invest part of their salary in order to, you know, create this little dream. And so we're supporting them in our project in the wine club. And to me, at the moment, this is one of the most interesting things I've been tasting in Sardinia in the last 10 years.